Ciao e benvenuto a questa lezione sul Business Design per l'innovazione. Io sono Gianluca Lattanzi e ti guiderò in questi minuti in questo breve percorso sull'innovazione e sul Business Design. Da più di 10 anni le aziende stanno affrontando una serie di crisi e di momenti di cambiamento. Questi momenti di cambiamento portano una instabilità, dell'insicurezza all'interno dell'azienda. E questi cambiamenti possono essere tecnologici, possono essere di modello di business, possono essere anche organizzativi. Immagina di essere un surfista e come un surfista ogni giorno devi cavalcare le onde su una tavola diciamo che non riesci a gestire, a guidare bene, come magari potrebbe fare un tennista con una mazza da tennis, con una racchetta da tennis. Navigare su queste onde, solcare queste onde, onde sempre diverse e quindi sempre più impegnative. La vita dell'imprenditore è più o meno la vita del surfista che deve combattere quelle onde e stare sulla tavola il più tempo possibile proprio per raggiungere il traguardo e quindi avere un vantaggio competitivo rispetto alle altre aziende. Se andiamo a fare un paragone dell'imprenditore con il surfista, possiamo vedere che ci sono alcuni elementi che possiamo utilizzare per cercare di stare su quella tavola il più tempo possibile e affrontare il cambiamento, la crisi e quindi quelle grosse onde nel miglior modo possibile. Il digitale sicuramente ci aiuta, introdurre nelle nostre aziende il digitale a vari livelli ci può aiutare a essere più veloci, quindi fare attività più snelle, più veloci e più performanti. Dobbiamo essere bravi quindi ad assorbire il cambiamento, far nostro il cambiamento e trovare in ogni momento il punto per poter rendere quella crisi, quel cambiamento un nostro vantaggio. Perché questo percorso, questa lezione si basa sull'innovazione se poi andiamo a parlare di business? Voglio prendere un esempio che conosciamo un po' tutti, Spotify. Un po' lo conosciamo perché lo utilizziamo, un po' ne abbiamo sentito parlare. Spotify è una piattaforma e un'applicazione che ci permette di ascoltare musica sempre in modo gratuito o tramite il computer o tramite il nostro smartphone, tramite appunto un'applicazione mobile. Quella musica noi la sentiamo, la possiamo sentire sempre e gratuitamente ed è legale. Come sopravvive Spotify? Come fa i soldi Spotify? Spotify fa i soldi utilizzando un modello di business interessante. In pratica fa dei pacchetti di abbonamento per le persone, per i singoli, oppure per le famiglie. In più integra gli introiti con della pubblicità. La pubblicità e gli abbonamenti permettono alla piattaforma di poter riconoscere all'autore, al cantautore, il diritto d'autore e il diritto connesso. Ecco perché la musica che sentiamo tramite Spotify è legale. Non c'è un'innovazione tecnologica vera e propria, non parliamo di grandi cambiamenti tecnologici, sentiamo soltanto la musica tramite il nostro smartphone. La vera innovazione sul modello di business, non abbiamo più la proprietà della musica, non abbiamo più il CD, il disco o la cassetta da cui ascoltare la musica. La musica è diventato da prodotto un servizio. Quindi fruiamo della musica come se fosse un servizio, non siamo più detentori dell'oggetto musica. Qui c'è l'innovazione, qui c'è il cambiamento. Abbiamo quindi parlato con l'esempio di Spotify di innovazione, non tecnologica ma di business. Per poter fare un'innovazione di business dobbiamo rispondere sempre a 4 domande. Sono 4 domande fondamentali che tra di loro sono fortemente legate. La prima domanda è il chi. A chi vendiamo il nostro prodotto, il nostro servizio? La seconda domanda che ci dobbiamo sempre porre è il perché vendiamo quel prodotto e servizio a quelle persone, a quel nostro target. Terza domanda è il cosa andiamo a vendere, quale prodotto e servizio. Quarta domanda, ma non ultima, è il come. Come facciamo a realizzare il nostro prodotto, a realizzare il nostro servizio e a portarlo a conoscenza dei nostri clienti, della nostra customer. Il chi è sempre la domanda fondamentale, è la più importante di tutti. Dobbiamo essere bravi a
capire chi è il nostro cliente. Anche se siamo un'azienda consolidata, è importante continuare a chiederci chi è il nostro cliente, proprio perché quel cliente è colui che è disposto a pagare un prezzo per i nostri prodotti e i nostri servizi. Anche se facciamo un'attività business to business, quindi vendiamo il nostro prodotto e servizi ad altra azienda, dobbiamo in qualche forma cercare di capire l'azienda a cui noi andiamo a vendere il prodotto o servizio a quale altro segmento di mercato, e quindi consumer, va a vendere il prodotto. Perché quello che noi magari immaginiamo nella creazione di un prodotto e un servizio non è aderente con quello che effettivamente ci viene richiesto dal cliente finale. E nel caso del business to business, per esempio, il nostro cliente non è solamente chi utilizzerà il nostro prodotto, ma è anche, per esempio, l'operatore, l'operaio, il dipendente che dovrà prendere in consegna il prodotto che noi realizziamo per poi manipolarlo e rivenderlo magari, ma anche l'ufficio amministrazione e contabilità sono per noi dei potenziali clienti. Quindi il nostro prodotto e il nostro servizio deve essere calibrato non solo per l'utente finale che utilizzerà quel prodotto, ma anche per quell'azienda che fa da intermediario. Dobbiamo rendere il prodotto facilmente utilizzabile, dobbiamo rendere il prodotto facilmente intuibile e capibile, proprio perché chi deve fare la rivendita deve cercare di trasferire tutto il valore che noi inseriamo nel nostro prodotto e servizio anche all'utente finale. Ho utilizzato la parola valore perché subito dopo il target, e quindi chi utilizzerà il nostro prodotto, dobbiamo andare a lavorare sul valore. Il perché. Perché realizziamo un prodotto in servizio? Qual è il valore che noi trasferiamo con il nostro prodotto? Ti voglio fare un altro esempio. Una nota azienda americana che fa frullati e che vende frullati in alcune città degli Stati Uniti, ha incominciato a notare che le vendite calavano. Allora ha incominciato a pensare altri gusti di frullato, altri sapori, altri colori o ingredienti a contorno del semplice frullato, perché pensava che il calo delle vendite fosse dovuto al fatto di avere pochi gusti di frullati. Allora hanno fatto una serie di sondaggi, in questo caso si fanno dei sondaggi, si fanno delle interviste ai clienti, ma dalle interviste non riuscivano a comprendere ancora il problema. Allora hanno fatto una cosa semplice ma importantissima che dovremmo fare un po' tutti. Si sono posizionati, chi faceva questo tipo di ricerche, davanti all'ingresso del locale e osservava il cliente. Bene, i clienti erano per lo più businessmen, erano delle persone, dei lavoratori, dei liberi professionisti che la mattina facevano colazione con un frullato. E qual era la dinamica di fruizione del prodotto? Entravano, acquistavano il prodotto e lo bevevano strada facendo verso l'ufficio. È esattamente come si fa per il caffè, il classico caffè americano. E quindi cosa hanno detto? Qual è stata la riflessione? Non è il gusto che ci limita, ma è l'usabilità del nostro bicchiere per quel tipo di target. Quindi hanno rivisto totalmente la forma dei bicchieri, rendendoli più maneggevoli, più solidi e utili per una conservazione del prodotto per un lungo tempo. Così il businessman, l'imprenditore, può gustare il frullato per tutto il tragitto dal locale all'ufficio, ma anche dopo. Quindi hanno cambiato l'esperienza utente, non il prodotto in sé per sé. Qui hanno fatto innovazione del modello di business. Il terzo punto che vorrei raccontarti è sul come realizzare il nostro prodotto o servizio. Dopo aver fatto l'analisi del target e del valore, è importante attivarsi subito, immediatamente, per realizzare questo nuovo prodotto o servizio, questo nuovo modello di business. Solitamente nelle nostre aziende siamo abituati a seguire l'iter classico della corporate strategy, ma la corporate strategy ha una serie di problemi. È abbastanza lenta, è una strategia pensata e messa sul tavolo da pochi impiegati, pochi decisori in azienda. Se prendiamo la corporate strategy e l'uniamo con il design thinking, mettiamo fuori un nuovo strumento.
un nuovo strumento innovativo che ci permette di essere molto più veloci, molto più snelli. Ecco che quelle 4 domande che ti dicevo all'inizio, a cui dobbiamo rispondere, diventano fondamentali. Diventano fondamentali perché? Perché possiamo rispondere velocemente a un bisogno, identificare velocemente un bisogno del nostro cliente, ma soprattutto possiamo lavorare su quelle 4 domande insieme a dei team eterogenei. Il design thinking infatti vuole e consiglia che i progetti vengano analizzati non solo dai decisori o dall'ufficio marketing o dall'ufficio tecnologico, e quindi l'IT, ma un insieme di elementi, di professionalità che si trovano all'interno dell'azienda, proprio perché questa varietà, questo gruppo allargato e eterogeneo porta del valore aggiuntivo al prodotto, perché ogni componente ha un punto di vista differente, quindi crea i tuoi team di progettazione e sviluppo con un esperto IT, con l'esperto di marketing, con l'esperto in comunicazione, ma anche di amministrazione e contabilità, perché è importante per esempio capire il prezzo del nostro prodotto, come poter penetrare il mercato con il giusto valore e il giusto prezzo. Fai poi un'analisi dei competitor, è importantissimo capire chi fa un prodotto o un servizio simile al nostro, come lo fa, quali sono le caratteristiche e qual è il prezzo. Una serie di elementi che andrai a estrapolare da queste riunioni poi ti permetteranno di poter rispondere al meglio a quelle prime 4 domande che ti dicevo. Adesso ti voglio dare un consiglio. Le 4 domande che abbiamo visto prima non sono altro che la sintesi di uno strumento che puoi trovare su internet facilmente. Si chiama Business Model Canvas. Il Business Model Canvas ti permette di creare del valore, di verificare se i tuoi prodotti e i tuoi servizi hanno ancora il valore iniziale. È uno strumento molto semplice, basta fare una stampa, è formato da dei blocchi e puoi utilizzare dei post-it e delle matite per completare ogni singolo blocco. Ogni singolo blocco ti parlerà della customer, quindi dei clienti, del valore, di come tu puoi portare il valore dei tuoi prodotti e servizi alla customer, quindi i canali, ma in più puoi lavorare su cosa realizzare, insieme a chi, quindi ti aiuta a fare un'analisi sulle partnership che puoi stringere con altri attori del territorio e infine ti aiuta a fare un calcolo dei costi e ricavi, quindi capire se il tuo business sta in piedi. Quindi l'innovazione non è solo tecnologia. Quando sentiamo la parola innovazione non scartiamola perché magari pensiamo che la nostra azienda non ha un ambito, non lavora in un ambito in cui la tecnologia è predominante. Quando senti innovazione vuol dire che l'innovazione può essere anche di business, può essere anche di processo e organizzativa e quindi è giusto avvicinarsi all'innovazione. Ti ringrazio per aver seguito questi pochi minuti. Spero possa essere per te l'inizio di un nuovo percorso di innovazione. Ciao e grazie.